Bene amici, oggi scopriamo il Tiger Marine Topline 950, un battello con una lunghezza fuori tutto di 10 metri e una larghezza di 3,20 m con tubolari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa è installata un'unica grande pedana aggiunta allo scafo, separata dai motori. Motori che in questo caso vedono una coppia di Suzuki DF200AP che è anche la potenza minima installabile, mentre la massima arriva fino a 300 cavalli in coppia con 2 da 250 cavalli come motorizzazione consigliata. All'interno di ogni plancetta c'è anche la relativa scaletta di risalita integrata, in questo modo il piano di calpestio è libero da ingombri con maniglie tienti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. Inoltre c'è anche questa pedana aggiunta per aumentare lo spazio di calpestio che si può anche sollevare per agevolare il tilt completo dei motori. In questo modo possiamo utilizzare entrambe le aree indipendentemente l'una dall'altra. Al centro vediamo che c'è questo gradino per agevolare l'accesso a bordo con anche integrato il supporto per lo sci nautico, quindi divertimento assicurato a bordo, ma possiamo anche passeggiare letteralmente sulle mastre laterali in vetro resina che ci permettono quindi di accedere a bordo tranquillamente senza dover necessariamente calpestare la tappezzeria del divanetto. Quindi guardate, io posso reggermi sul supporto del roll bar in acciaio con base in vetro resina e doppia estensione. In questo modo abbiamo il tendalino che può essere aperto verso poppa per poter navigare anche ad alte velocità e avere l'ombra assicurato, mentre il tendalino di prua può essere lasciato aperto per una navigazione anche a 20 nodi. Quindi guardate, io posso muovermi, mi reggo anche sulla maniglia tienti bene ottenuta nella porzione anteriore del roll bar e accediamo quindi in pozzetto. Qui ci sono anche due gradini, vedete il layout è predisposto per poter passeggiare esternamente al gommone e vediamo che c'è il pozzetto piuttosto largo perché c'è il divano a forma di U che occupa l'intera larghezza interna del battello ed è anche gavonato. C'è un primo gavone centrale dedicato al vano tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina, mentre i due laterali sono piuttosto larghi e profondi per stivare il materiale. In più la porzione centrale si può sollevare elettricamente, premendo un semplice interruttore è possibile sollevare la base e lasciarlo all'altezza dei cuscini per creare un unico grande prendisole di poppa, o all'occorrenza si può sollevare ulteriormente e avere una dinette davvero incredibile per la sua categoria, perché guardate qui quante persone possono stare tranquillamente sedute in pozzetto e pranzare insieme. Non mancano dei comodi portabicchieri integrati qui all'interno della vetroresina, mentre poco più avanti si trova il blocco seduta. Blocco seduta in vetroresina centrale con porzione posteriore che si può sollevare con attuatore, lavello posizionato sulla sinistra, mentre a destra c'è in questo caso un piano d'appoggio, ma opzionalmente è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura. In basso c'è il frigorifero a battente e guardate qui la larghezza del piano di calpestio permette di muoverci agevolmente e al tempo stesso siamo ben protetti perché guardate c'è la mastra in vetroresina che arriva fin su al mio ginocchio, ma poi prosegue con il tubolare alla stessa altezza, quindi in qualsiasi punto del battello siamo sempre ben riparati con il piano di calpestio ribassato. Il tubolare inoltre è in neoprene orca, quindi qualità assicurata, e abbiamo anche le maniglie tienti bene fino a centro scafo. Quindi procediamo ulteriormente, vediamo la seduta di comando, doppia poltroncina monoposto con schienale fisso ma bosser regolabile, in questo modo io posso scegliere se governare in modalità tradizionale oppure stare al comando in piedi con il supporto per il bacino. Quindi mi metto al comando, vedo che ho il timone spostato sulla sinistra, doppio controller fornito da Suzuki per monitorare i motori in ogni momento, ma la plancia è totalmente customizzabile secondo le esigenze. Le manette di potenza sono spostate sul lato di dritta, mentre qui ci sono tutti gli interruttori con al centro lo stereo e l'accensione indipendente dei motori. In questo modo ci sono tutte le utenze di bordo, tra cui anche appunto il controller per il tavolo elettrico di poppa. Non manca un ulteriore portabicchieri e soprattutto vedete anche in questo caso ci sono sempre profili tienti bene in acciaio per assicurare una salda presa, quindi anche con mare formato anche il copilota può avere un rigido appiglio dove mantenersi. In basso c'è anche il gradino strutturale in vetro resina rivestito in EVA come l'intero piano di calpestio, in questo modo grip è assicurato e manutenzione ridotta al minimo. Vi mostro infine il parabrezza perché è inclinato, quindi ottimo sotto il punto di vista del profilo aerodinamico, ma al tempo stesso ci offre protezione fin sopra la mia testa, quindi siamo sempre ben protetti dal vento frontale anche durante la navigazione veloce. Ci spostiamo a prua, guardate qui il piano di calpestio resta largo per tutta la sua estensione, quindi è praticissimo e arriviamo quindi nell'area di prua davvero incredibile perché i tubolari sono
sempre sollevati, quindi possiamo usarlo anche come poggiatesta, ma soprattutto siamo sempre ben protetti con le relative maniglie che partono anche qui dalla porzione di prua. Oltretutto c'è un grande gavone con maniglia a sgancio rapido, quindi è semplicissimo sollevarlo, doppio attuatore, e guardate qui quanto spazio c'è, possiamo riporre tutte le dotazioni di sicurezza con relative canaline di scolo per assicurare appunto lo scolo dell'acqua. Nella porzione anteriore della console invece è ricavata una poltroncina monoposto con schienale fisso, ma soprattutto si può sollevare, in questo modo si accede al vano interno della console con VC posto verso poppa a sinistra, mentre a destra c'è il lavello con il relativo miscelatore. Abbiamo anche qui le luci per avere maggior luminosità e soprattutto ricircolo dell'aria con doppio oblò, e al tempo stesso c'è spazio per il movimento perché vedete c'è anche una buona superficie calpestabile dal momento che siamo su un battello prettamente open. Vi mostro inoltre l'altezza interna perché io sono qui con il portellone aperto, ma quando sono seduto riesco a stare anche all'interno del vano, quindi posso anche chiuderlo e sfruttare la reazione degli oblò, ma è prevista anche la tenda, come vedete qui, che ci consente quindi di chiudere l'intera zona, avere maggior privacy, agganciarla lateralmente e quindi poter stare perfettamente in piedi e poterlo usare anche come spogliatoio, quindi ottimo anche in ottica piccole crociere o campeggio nautico, ma soprattutto per uscite quotidiane. Ritorniamo verso prua, guardate la grandezza del prendisole, ci consente di camminare letteralmente, e soprattutto abbiamo il musone in vetro resina con doppia cassa su entrambi i lati e in basso altri due portabicchieri, ma soprattutto qui ci sono all'interno dei gradini i gavoni di ispezione perché qui abbiamo lo spazio per controllare la catena, mentre poco più su c'è la possibilità di aprire il vano e quindi accedere al vericello. Vericello quindi perfettamente monitorabile dalla plancia di comando perché è visibile il musone, in questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio stando semplicemente in plancia di comando. Il layout previsto dal cantiere consente quindi di salire letteralmente sul gradino e quindi ridurre il dislivello con la prua e soprattutto poter sfruttare l'intero musone per salire e scendere in caso di ormeggio di prua, con anche la doppia galloccia da un lato e dall'altro per l'ormeggio, posizionata in modo tale da non far sfregare le cime sui tubolari dal momento che il musone in questa porzione è in vetro resina. E quindi cari amici, questo è il Tiger Marine Top Line 950, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!